Conosci il detto fiorentino ave più corna ad un cesto di lumache? Che tradotto significa essere un gran cornuto. Mettersi le corna in testa è stato da sempre il mezzo più rapido per rappresentare il mondo animale e alludere alla mescolanza tra l'uomo e la bestia. Anche gli elmi da guerra, presso i popoli antichi, venivano corredati di corna, per dare l'impressione che il guerriero fosse più alto e dall'aspetto più minaccioso. Ma nella nostra quotidianità le corna richiamano il tradimento tra la moglie e il marito, o tra fidanzati, rifacendosi alla leggenda della moglie di Minosse che lo tradì con il Minotauro, guarda caso. E cornuto è colui che subisce il tradimento. Al tempo di Lorenzo de' Medici, in un'incisione satirica, notiamo i cornuti. Anche senza parole possiamo fare il gesto delle corna, con l'indice e il mignolo alzati in contemporanea. Le corna sono un marchio distintivo dell'iconografia rock, spesso posizionate dietro la testa anche del compagno nella foto di classe. Anche nella storia dell'arte troviamo immagini di corna dall'arte classica, passando per quella tarda antica, l'arte etrusca, dal Medioevo all'età rinascimentale, con autori come il Mantegna, Pontormo, Andrea del Sarto. Anche fra Filippo Lippi ci lascia un suo singolare autoritratto nell'affresco con la dormizione della Vergine. A Spoleto, nel mosaico del VI secolo di San Vitale a Ravenna, invece con l'offerta di Abele e Melchisedec vediamo spuntare in alto tra le nubi la mano destra di Dio, puntando il mignolo e l'indice in basso verso l'altare. Non preoccupatevi, anche se facciamo fatica a crederlo, non è il gesto delle corna che intendiamo noi, ma una lettura simbolica dove le tre dita sono un rimando alla Trinità.